Ciao a tutti, in questo video parleremo della sindrome del cucciolo e del gattino nuotatore. Prima di iniziare questo video vi ricordo che se siete interessati agli argomenti di medicina veterinaria o semplicemente saperne di più sulle patologie che possono colpire i vostri cani e i vostri gatti, iscrivetevi al canale qua sotto. Se poi volete supportare il progetto, mettete sempre un bel mi piace al video che è sempre ben apprezzato dal sottoscritto. Partiamo subito con questa patologia che colpisce fondamentalmente i cuccioli e i gattini nei primi giorni di vita, nei primi 10 giorni di vita di solito si accorge di questa patologia e fondamentalmente può colpire soprattutto, diciamo, i cuccioli di cani con arti corti, come per esempio i bulldog inglesi, il basset hound, lo Scottish Terrier, oppure anche i gattini. Io l'ho vista abbastanza frequentemente anche nei gattini. E fondamentalmente in cosa consiste? Fondamentalmente noi dobbiamo, appena i gattini, i cuccioli nascono, ovviamente per muoversi strisciano, no? I primi giorni. E dopo i 10 giorni cominciano ovviamente a zampettare, cominciano un po' a muoversi, diciamo, in maniera più corretta. Ecco, questi cuccioli e questi gattini colpiti da questa sindrome, del cucciolo e del gattino nuotatore, diciamo sindrome del nuotatore, rimangono fondamentalmente a strisciare, cioè hanno questo schiacciamento ventrodorsale del torace, dell'addome e gli arti spostati lateralmente, quindi si muovono fondamentalmente, ancora strisciando. Non si è ben capito se c'è un'eziologia come un virus, un batterio, ma, si sospetta più che altro, un discorso di, diciamo, di "gestione" tra virgolette della cucciolata, o meglio si sospetta che questi cani, questi cuccioli, questi gattini, stiano in una superficie molto liscia, o meglio tendenzialmente una delle terapie è quella di cercare di metterli in una zona più ruvida in modo che non sia troppo scivolosa. Quindi diciamo che il sospetto è quello che stiano in posti lisci e quindi non riescano a raddrizzarsi e quindi poi, essendo una patologia che ti accorgi, dopo i 10, 12 giorni, può essere che, il proprietario quando vede gli altri zampettare, vede questi altri cuccioli che non riescono ovviamente a camminare in modo corretto. Tendenzialmente è una patologia che se, l'allevatore o chi sta gestendo la cucciolata, si accorge, tendenzialmente ho sempre visto ottimi risultati, di solito si fasciano gli arti anteriori e gli arti posteriori in modo da tenerli più dritti e meno ovviamente schiacciati e tendenzialmente poi si consiglia di tenerli alzati questi cuccioli in modo che, non tengano questa posizione ma tengano una posizione più naturale e di spostare questi cuccioli fondamentalmente in un ambiente, più ruvido, in modo che possano fare più presa e tendano meno ad allargarsi. Di solito c'è questo schiacciamento ventrodorsale del torace che tendenzialmente, se gestiti, ripeto, subito, poi non danno problemi ai cani e ai gatti. Ripeto, di solito sono colpiti soprattutto i cani ad arti corti come bulldog, inglesi per esempio, oppure anche, i basset hound, gli Scottish Terrier, e come dicevo prima, io ho visto frequentemente nei gattini questo tipo di patologia. Non sono delle malformazioni, perché in realtà poi questi gattini e questi cagnolini, se gestiti immediatamente, hanno una vita praticamente normale e hanno uno sviluppo completamente normale. Quindi tendenzialmente proprio, si sospetta il fatto che, la sala parto, la sala dove vengono allattati, la zona dove che si è creata per, la custodia e l'allattamento di questi cuccioli, fondamentalmente sia troppo lisce, quindi alcuni cuccioli alcuni, a volte uno in tutta la cucciolata, non riesce ovviamente a raddrizzarsi. Quindi la terapia è quella di cercare di riportare in una fase, quindi fasciare gli arti ipsilaterali in modo da, evitare che si allarghino.
di solito in un paio di giorni, in 2 o 3 giorni già c'è un notevole miglioramento, quindi in realtà se ci si accorge immediatamente, i risultati sono anche abbastanza rapidi. Ripeto, è una patologia che non ti accorgi i primi giorni perché strisciano un po' tutti appena nati, però poi dopo i 10 giorni c'è da controllare questa cosa. Se ne vedete qualcuno che ovviamente gli altri zampettano e invece alcuni o uno non lo vedete ancora completamente schiacciato, allora lì dovete intervenire, nel senso che si interviene fasciando e spostando magari in un ambiente tutta la cucciolata più ruvido. Ripeto, si ottengono degli ottimi miglioramenti in pochi giorni. Di solito già la seconda, quarta settimana il cane, il gattino è completamente normale. Quelli che ho visto io fondamentalmente sono tutti ritornati a camminare normalmente. Probabilmente se invece non ci si accorge e quindi passano i mesi, allora lì potenzialmente poi lo sviluppo ovviamente viene alterato e quindi avremo dei grossissimi problemi poi nella crescita del cucciolo. Però, ripeto, è una patologia che se uno ha un occhio attento, soprattutto, ripeto, dopo i 10 giorni, controlla questa cosa, magari si accorge, quindi di solito in quelle fasi lì abbiamo degli ottimi risultati. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima e un saluto a tutti.